da Il fiore dell'errore di Silvia Crisci. Dedicato a tutti coloro che si sono sentiti e si sentono tuttora sempre sbagliati. A tutti voi e noi che ci facciamo una colpa di ogni cosa, come se tutto dipendesse sempre da noi, come se potessimo salvare il mondo, ma per qualche strana ragione non riuscissimo mai. A tutte le anime che sanno che non esistono gli errori e che da questi nasceranno i più bei fiori. A tutte le anime in cammino, con la fiducia che, sebbene ancora non siano che piccoli semi, domani saranno splendide manifestazioni di pura espressione del cuore. A tutti voi, fedeli e nuovi lettori, che cercate instancabilmente di illuminare il lato nascosto del vostro percorso, con coraggio, audacia, determinazione e ostinazione. A me, che insisto, mi lamento, ma non mollo, perché non voglio e non posso. Dopo aver concluso la raccolta ritorno a Lemuria, perché ha dato e detto ciò che doveva, ma soprattutto perché richiede il tempo necessario per poter mettere in pratica i suggerimenti e insegnamenti ricevuti. Mi sono chiesta se continuare a scrivere e di cosa. In realtà me lo sono chiesto per finta, cioè la mia personalità era in dubbio, ma l'anima sapeva già che avrebbe proseguito il suo racconto e la condivisione, che poi si esprime come autoterapia per me e spunti di riflessione per voi che leggete. Da tempo sento che il mio percorso richiede ulteriori cambiamenti nelle modalità e nell'espressione di chi sono e ciò che posso dire e dare a chi mi segue. Lemuria è nel cuore di ognuno di noi e non serve parlare, immaginare e raccontare di cosa significherà un giorno vivere nella quinta dimensione. Questo fa già parte di noi da sempre, poiché ci abbiamo già vissuto e dalla sua frequenza ci sentiamo richiamati. Ciò che serve è capire come far accadere questa magia nella nostra vita quotidiana e quindi concentrarsi sul cammino che non può essere abbandonato, ostacolato o bloccato da nulla, nemmeno dalla nostalgia di una condizione di gioia che tutti vorremmo. Mi sono chiesta da dove partire in questa ennesima avventura e ho deciso che, come sempre, partirò da me, dal mio vissuto, per andare a ripercorrere momenti importanti e fondamentali, scandagliando una volta per tutte quella profonda e cronica sensazione di non essere mai veramente al mio posto. Questo libro sarà un viaggio nel territorio delle ombre, perché se ci troviamo ancora una volta su questo pianeta, se ci troviamo davanti a queste pagine, è da lì che dobbiamo passare per trasformare il piombo in oro. È bello parlare dell'oro, è sicuramente motivante, ma non arriverà per caso o per fortuna. Dovremo conquistarcelo e per poterlo fare sarà necessario scendere negli abissi della sofferenza umana, che necessita di essere contattata per poter essere trasformata. Sono certa che ognuno di voi, proprio voi che state leggendo e cercando risposte, sappia cosa significhi sentirsi sempre un po' fuori luogo, un passo più in là, e non dico più avanti o più indietro, solo più in là. Come quando ci si osserva dall'esterno, non per scelta, ma per una forte difficoltà a sentirsi veramente parte di qualcosa, coinvolti fino in fondo da quel qualcosa che è la vita, diventando spettatori delle altrui esistenze e della propria. È giusto? È sbagliato? È meglio? È peggio? Semplicemente è. Perché è il meglio che possiamo fare in questo momento, un momento che può durare una vita intera o anche più. Caro lettore che mi hai seguita fino qui, concedendomi ancora una volta il dono più grande, la tua fiducia, voglio ringraziarti ed esortarti a metterti comodo prima di cominciare questo viaggio, perché attraverseremo insieme un mare di emozioni e sensazioni intense, spesso scomode e dolorose. Ricordi miei, ma forse anche tuoi e di tutti noi, che siamo collegati di fronte a queste pagine come a rispettare una reciproca promessa. Ancora non so
se Seth, la mia guida, vorrà apparire esplicitamente in questo libro, ma tieni a ribadire che la sua presenza sarà costante e ce ne accorgeremo. Confido in lui, confido in me e in voi. Che il viaggio abbia inizio. Come un'isola in mezzo all'immensità del mare, che talvolta ti protegge e altre volte ti separa dal mondo, stai lì e osservi la terraferma. È bella, è brutta, è migliore o peggiore del luogo in cui ti trovi. Dipende dai momenti, dai giorni, dagli eventi, da te, come sempre solo da te. Apnea. Sott'acqua, completamente immerso nelle profondità del mare, riesci a vedere la luce che arriva dall'alto. Puoi sentire i suoni, le grida provenienti dalla superficie e dalla spiaggia, ma non puoi risalire. Tutto ciò che percepisci è ovattato e filtrato. Così, da lontano, assisti alla vita degli altri che va avanti tra momenti di gioia e sofferenza, ma tu ne sei escluso. Per quanto ci provi e lo desideri, è come se tra te e gli altri ci fosse una barriera impenetrabile. Puoi osservare lo scorrere delle loro vite come un discreto osservatore, ma loro non possono vederti né raggiungerti. Stai vivendo in apnea, aspettando costantemente il momento di emergere e respirare. Ma quel momento non arriva e la vita sembra non cominciare mai, per te. Gli anni passano, ti convinci che c'è un motivo, una ragione superiore per la tua condizione e provi ad imitare e riprodurre nel tuo ambiente la vita che vedi in superficie. Provi a fare quello che loro fanno, a dire quello che loro dicono, a pensare quello che loro pensano, ma loro provano gioia spesso e tu non riesci a riprodurla. Perché? Eppure li hai osservati bene. Non ti sei perso nulla. Hai riprodotto esattamente ogni dettaglio nel tuo micromondo. Nonostante tutti i tuoi sforzi, non funziona. Provi ancora a risalire. Forse adesso è il momento giusto, forse adesso è cambiato qualcosa, ma niente, non ce la fai. Nessuno ti vede. Allora cominci ad arrenderti all'idea che per una ragione a te sconosciuta è lì che devi stare. Ci sarà qualcosa da imparare, esperienze importanti da vivere. Così molli l'osso, smetti di lottare e di provare anche solo a capire. Ancora niente. Nessun cambiamento all'orizzonte. Allora cosa? Cosa devi fare? Ok, basta. Sei stufo di aspettare. È deciso, proverai ad urlare forte, più che potrai, e qualcuno dovrà sentirti. Ma l'acqua attutisce, contiene e attenua ogni suono. Qualsiasi parola urlerai raggiungerà la superficie molto debolmente e soprattutto in modo distorto. E poi, la gente è distratta dalle proprie vite, presa da mille cose da fare per sopravvivere, non ha tempo per ascoltare il mare. Torneremo alla metafora del mare, caro lettore, ma per ora proseguiamo il nostro viaggio.